Vogliamo cucire insieme un top con il collo alto, la pens seno e la rifinitura nel giromanica bella pulita fatta con lo stesso tessuto? Vogliamo imparare a cucire un cartamodello burda e scoprire come abbassare la pens del seno? Vogliamo scoprire tutti i trucchi per utilizzare al meglio la tagliacuci e per creare delle asole in tessuto fenomenali? Qual è il giusto filato da utilizzare quando lavoriamo con la tagliacuci e soprattutto quali sono le migliori fliseline per lavorare questo collo alto affinché possa stare sempre in forma mantenendo però la sua perfetta morbidezza? Se hai voglia di condividere questo nuovo contenuto con me, sei nel video tutorial giusto! Bentornati o benvenuti nel mio canale. Io sono Sara Poiese, content creator, e oggi ti accompagnerò assieme a me passo passo alla scoperta di questo tutorial dedicato al cucito sartoriale. Se ancora non conosci tutti i miei canali social, ti invito ad andare a sbirciarli. Trovi la pagina Facebook e il profilo Instagram, si chiamano entrambi Sara Poiese, e poi trovi anche il blog sarapoiese.com, il contenitore di tutorial dedicati al cucito sartoriale, al cucito creativo, agli strumenti per il cucito, agli sfogli delle riviste e anche allo shop e ai corsi online. I corsi online li trovi anche in sarapoieseacademy.com, la mia seconda piattaforma per avere il cucito a portata di click, dove puoi imparare a cucire online meglio ovunque, con tanti corsi dedicati al cucito sartoriale, alla modellistica, all'ABC del cucito, al cucito creativo e anche all'uncinetto e maglia. Ma torniamo nel vivo di questo nostro tutorial di oggi. Questo tutorial l'ho intitolato Top con collo alto elegante parte prima, proprio perché abbiamo a che fare con la prima parte del nostro tutorial diviso in due. Nella prima parte affronteremo il cartamodello, abbasseremo la pens seno, prepareremo il nostro progetto. Nella seconda parte del secondo dunque video tutorial andremo a confezionarlo. Vediamo assieme il programma. Analizzeremo il cartamodello di questo top, scopriremo quali sono i pro, i contro, come è strutturato. Vedremo il tessuto consigliato, qual è il tessuto migliore da scegliere per queste tipologie di progetti. Scopriremo poi come tagliare il cartamodello e il tessuto e anche come andare a disegnare le pens con l'aiuto delle penne per tessuti. Scopriremo poi le fliseline da utilizzare nel collo, nella scollatura a goccia di questo top e sperimenteremo insieme l'infilatura della tagliacuci. Andremo a infilare assieme la tagliacuci e poi lavoreremo in tagliacuci tutti i bordi del nostro progetto affinché esso non sfili più. Andremo poi in un piccolo passaggio alla macchina per cucire perché realizzeremo l'asula in sbieco in tessuto. Ebbene, questa tips è molto utile non solo per la scollatura dietro del top che andiamo a vedere, ma anche per qualunque altro progetto. Il polsino di una manica, una bottonatura frontale. Ebbene, è davvero un tutorial poliedrico che utilizzerai sempre e che ti consiglio eventualmente di salvare nella tua playlist dei video preferiti. Il cartamodello. Il cartamodello che ho scelto è tratto dalla rivista di Burda Style Italia, aprile 2023. Grazie allo sfoglio della rivista Burda Aprile che trovi nel mio canale YouTube, tantissimi di voi hanno chiesto la realizzazione del modello 109. Questo top 109 ha un sapore molto vintage, ha un collo alto, ha una linea molto morbida ed è perfetto da indossarsi sia fuori dal pantalone o dalla gonna, ma anche indossato per dentro. Vediamo il foglio tracciati di Burda.
Questa torre di Babele dei fogli tracciati in realtà ci indica sempre in modo molto chiaro e intuitivo dove andare a prendere il nostro cartamodello. Infatti i numeri sono segnati nella parte bassa o alta del foglio tracciati e a noi basterà seguire la retta perpendicolare al numero tracciato per trovare il nostro cartamodello di riferimento. Il nostro cartamodello di riferimento è disponibile in 5 taglie, pertanto dovremo trovare la nostra taglia, o come in questo caso il nostro modello, andare in verticale, trovare la parte dello stampo, identificarla e ricalcarla poi con l'ausilio della carta velina nella nostra taglia. In questo caso io ho ricavato il colletto, che è in sbieco, il corpetto davanti del mio top, che è contraddistinto da un centro davanti, un girocollo, una spalla, un incavomaniche e un fianco e una pens. Come facciamo eventualmente ad abbassare la pens? Ci basterà prendere la parte alta e la parte bassa dell'estremità della pens, abbassarle della misura che ci serve e abbassarne anche la punta. Riportare poi il disegno clonato un pochino più in basso e avremo così la nostra pens abbassata. Abbiamo poi il cartamodello del dietro. È un semplice cartamodello fatto di orlo, fianco, incavomanica, spalla, giro collo e centro dietro in ripiego stoffa con il taglietto indicante l'apertura dello scollo a goccia nel retro. Il tessuto ideale. Ti consiglio di scegliere un tessuto molto leggero, fluente. Se vuoi un top decisamente sensuale, puoi scegliere un tessuto leggero un po' trasparente, come per esempio lo chiffon. Puoi indossare sotto un intimo di colore affine e anche una canotta di quelle magari con il pizzo o con il taglio lineare. In questo modo il tuo top sarà una sorta di copri-canotta molto elegante. Se invece scegli un tessuto altrettanto leggero ma coprente, come il raso per esempio, hai la possibilità di non dover foderare o di non doverti preoccupare della trasparenza e mantieni comunque la leggerezza, la fluenza, la fluidità che servono per realizzare questo top. Il taglio del tessuto. Per tagliare il tessuto abbiamo bisogno del rotary cutter, ma perché io ne ho due? Perché uno lo utilizzo sempre per tagliare la carta velina dei miei cartamodelli. Infatti con una lama taglio solo ed esclusivamente la carta, con un'altra lama invece vado a tagliare solo ed esclusivamente il tessuto. In questo modo hai l'opportunità di non rovinare mai la lama del cutter che stai utilizzando tra carta e stoffa. Il cutter lo acquisti una volta sola, la lama la cambi periodicamente in base a quanto vai a tagliare, ad usarla e dunque a danneggiarla. Ti ricordo comunque che la vita di un rotary cutter è assai lunga. Alcuni miei rotary cutter hanno oltre 10 anni, pertanto è davvero un acquisto effettuato poi per durare nel tempo. Per quanto riguarda invece il taglio della stoffa, dobbiamo ragionare un attimo sul piazzamento. Quando infatti hai un corpino, un top, che è intero nel davanti e nel dietro, devi piegare in questo modo la stoffa. Non la devi piegare nel classico modo a metà. Devi creare la ripiegatura per il centro davanti e la ripiegatura per il centro dietro. Conoscevi questa tecnica? Fammelo sapere eventualmente qui sotto nei commenti. Quando vai a piegare in questo modo il tessuto, guadagni in realtà un sacco di spazio nella parte centrale. Questa ti può essere utile per creare delle fascette, talvolta dei polsini o in alcuni casi anche delle maniche, magari trattasi solo di mezza manica, non oltre. È molto utile questo piazzamento se ti serve da tenere sempre intatto il davanti e il dietro. L'apertura infatti dello scollo a goccia nel retro parte dal cartamodello centro-dietro lasciato intero. Nel tutorial parte 2, che troverai qui nel canale poco dopo questo tutorial che stai vedendo, andremo ad affrontare proprio la confezione di questo top. Il davanti, il dietro, il collo,
le asole, la lavorazione dello scollo a goccia e le maniche sono le parti che compongono il tuo cartamodello. Attenzione però al taglio in sbieco. Ci sono infatti alcune parti di questo cartamodello che non sono un vero e proprio cartamodello, infatti tu non le vedi tra le parti da ricalcare come vedi adesso questo collo, perché trattasi di semplici rettangoli. Come possiamo tagliare una stoffa in sbieco? Il mio trucco e parrucco personale di cucito sta arrivando per te. Infatti ti consiglio di prendere una squadra come la 10x45 oppure la 30x60 e trovarvi al loro interno il numero 45. Questo numero 45 è incrociato da due linee. Queste linee indicano l'angolo a 45 in un verso oppure l'angolo a 45 nel verso opposto. Una volta che avrai posto la tua squadra a 45 con l'angolo corretto, potrai dunque tracciare una linea con la penna per tessuti perfettamente in sbieco. L'utilizzo infatti anche di squadre combinate ti aiuta a creare infinite quantità di linee per i tagli in sbieco. Le fliseline. Quale fliselina utilizzare per i nostri progetti? Qui il mio trucco e parrucco personale di cucito. Ti consiglio di utilizzare la fliselina in dritto filo, è alta 2 cm, proprio nella parte interessata dall'apertura dello scollo a goccia. Poi, con la penna per tessuti, puoi andare a tracciare l'apertura dello scollo a goccia stesso. L'intero collo invece è fliselinato con una fliselina molto leggera. Io onestamente uso la G785, ma puoi utilizzare un'altra qualunque fliselina purché sia bi-elastica. Come andiamo ad utilizzare la penna per tessuti per tracciare le pens? Per tracciare una pens ti consiglio di tenere lo spillo nella punta, marcare con la penna per tessuti che scompare a contatto con l'acqua un lato e l'altro della punta della pens e raccordare poi, sempre con l'ausilio della squadra, la parte alta e la parte bassa della tua pens. In questo modo puoi marcare sia un lato che l'altro e non hai più bisogno di marche e punti molli. Ti piace questo effetto? A me piace tantissimo e ci mette un bel pollicione alzato. Cucire l'asola in tessuto. Se dobbiamo cucire l'asola in tessuto, possiamo pensare di lavorare l'asola in tessuto in sbieco. Quando infatti lavoriamo l'asola in tessuto in sbieco, possiamo andare a conferire morbidezza, elasticità alla nostra asola. Inseriamo il filo dello stesso colore sopra e sotto e prendiamo la strisciolina interessata dall'asola. Andiamo ad inserire la strisciolina ripiegata sotto al piedino della macchina per cucire, abbassiamo il piedino, effettuiamo alcuni punti di salda avanti e alcuni punti indietro, abbassiamo l'ago, alziamo leggermente il piedino e alziamo e proseguiamo nella nostra cucitura fino alla fine della striscia stessa. Questa striscia è un pezzo di tessuto abbastanza sottile una volta ripiegato. Alla fine della sua semplice cucitura a punto dritto dovremmo andare a tagliare il margine della cucitura con l'ausilio di una forbice. Tagliare il margine di cucitura ci permette di ridurre lo scarto di tessuto posto al suo interno e dunque avere una maggior leggerezza, fondamentalmente, nel lavoro che stiamo effettuando. Con il rivolta tubolari possiamo poi andare a rivoltare comodamente la nostra fascettina, il nostro tubolare per l'appunto. E possiamo così avere la nostra asola in tessuto pronta per essere poi confezionata nel nostro progetto sartoriale. La parte che è rimasta cucita chiusa poi la taglieremo e la apriremo, ma ci è servita per andare a elaborare l'asola in tessuto. La tagliacuci per preparare la stoffa. Quando vogliamo preparare la stoffa abbiamo bisogno della tagliacuci. Oggi la infiliamo insieme.
Per infilare la mia tagliacuci dovrò semplicemente portare l'infilatura inferiore nel suo innesto dedicato, caricare la pompetta dell'aria e voilà, ho la tagliacuci infilata nel crochet inferiore. Infiliamo adesso il nostro crochet superiore. Passerò dunque i fili negli alloggiamenti dedicati, sposterò la levetta, inserirò con una pinzetta il filo nell'invito dello slot dedicato all'infilatura e voilà, infilato anche il crochet superiore. Ora devo infilare l'ago. Con sempre l'ausilio della pinzetta vado ad infilare il filo nella cruna dell'ago e in men che non si dica ho la mia Admire 5000 infilata. Posto le tensioni tutte neutre utilizzando l'ago di destra e tengo il dito in prossimità della parte finale della mia tagliacuci. In questo modo la tagliacuci sarà sempre in perfetto funzionamento, io non farò mai le gobbe nel corso della mia sorfilatura. In questo modo vado ad ottenere un lavoro estremamente pulito, professionale, ma soprattutto utile perché in caso di tessuti come il raso la stoffa sfila tantissimo, pertanto con l'ausilio della tagliacuci posso preparare il tessuto affinché non sfili più durante la mia lavorazione del progetto o anche, perché no, durante la prova. Pensa infatti a quanto comodo sia poter avere la tagliacuci che ti sorfila tutto il lavoro prima di iniziare a cucirlo, a manipolarlo e poter dunque provare il tuo top senza che la stoffa sfili. Fantastico, vero? La tagliacuci è più facile di quello che pensi ed è davvero una assistente perfetta per la mia craft room. La preparazione completata. Vediamo adesso il progetto completato nella sua preparazione. Ti piace? Fammelo sapere con un bel like. Iscriviti al mio canale spuntando anche la campanellina per ricevere le notifiche anche sul mio prossimo video, nel quale infatti andremo proprio a parlare di come confezionare questo progetto, come realizzare il collo perfetto, come andare a creare la prosecuzione di questo programma fantastico. Abbiamo visto il cartamodello, il tessuto consigliato, le fliseline, la lavorazione con la tagliacuci e la cucitura di un'asola in tessuto. Spero davvero di cuore che questo contenuto sia stato di tuo interesse. Pollicione alzato, iscrizione al canale e ci vediamo al prossimo contenuto. Un abbraccio sartoriale dalla tua content creator di fiducia, Sara Poiese.